Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill. Allora, qui sono 4 settimane di ricrescita e vi sto facendo vedere come dovrebbe essere il prodotto nel giro cuticole. Come vi dico sempre, non c'è bisogno di eccesso di prodotto nel giro cuticole, non è quello il nostro punto di forza, non è quello che ci fa durare le unghie tanto tempo. Il punto di forza appunto è nel punto di stress e quindi quando andiamo a lavorare, a limare, per questo vi si dice, insomma, tantissime di noi che facciamo video eccetera e tante insegnanti appunto dicono sempre che non c'è bisogno di eccesso di prodotto nel giro cuticole, per quello andiamo sempre ad abbassare il prodotto nel giro cuticole eccetera eccetera. Quindi spero che questa informazione possa essere utile a qualcuno che magari ancora ha qualche dubbio. Va bene, sto andando ad abbassare il vecchio prodotto togliendo leggermente un pochino di lunghezza, perché comunque vado a rifare una mandorla abbastanza stretta e quindi se mi tolgo troppa lunghezza poi non riesco a stringere il più possibile i laterali. Con questa punta, questa mi sembra che sia la Fine di Moda Unghie, sì, mi sembra proprio di sì, e vado comunque a cominciare a preparare le cuticole, quindi sollevo la cuticola che è attaccata sulla lamina ungueale e nel frattempo me la spingo anche indietro, mi si comincia a sollevare un pochino il gonnellino, quello che chiamiamo il gonnellino. E poi andrò comunque a preparare la lamina ungueale con il sanding bands, quello che faccio sempre. Ok, allora abbiamo tolto la polvere, pulito con il cleaner deidratato l'unghia naturale e adesso sto andando con il primer acid free e dopodiché andrò con la base. In questo caso sto utilizzando la Care and Repair di Moda Unghie e poi andrà in lampada per 60 secondi e poi andiamo con l'applicazione del gel. In questo video dopo tanto tempo mi vedrete riutilizzare un gel. Perché dico questo? Perché ultimamente sto utilizzando di più l'acrigel e sistema acrilico. Comunque questo è un Ice Gel di Michelle Nails ed è Dicevo, questo è Ice Gel nel colore cipria. Allora, questi gel mi piacciono molto. Se utilizzate sistema gel e vi piace anche fare il sistema senza limatura, con questi gel ci riuscite benissimo. Allora, io li utilizzo in questo modo. Intanto faccio 2 unghie per volta, perché comunque è abbastanza autolivellante e con l'alzarsi delle temperature ovviamente si ammorbidisce ancora di più, quindi 1 o 2 unghie diciamo in periodo estivo. D'inverno ci si può riuscire anche 4 unghie, bisogna essere un po' più veloci. Allora stendo uno strato non troppo sottile su tutta l'unghia, avendo ben cura di coprire i punti A e B, mi raccomando i laterali li copro benissimo, e poi prendo una pallina di prodotto, lo concentro nel giro cuticole
lo stendo su tutta la superficie, diciamo orizzontale del giro cuticole, e poi lo allungo lo sfumo verso la punta, perché comunque dalla ricrescita in poi il prodotto già c'è, non è vuota l'unghia. E quindi qui ve lo faccio rivedere. Stendo, eccolo qua, uno strato veramente non troppo sottile, perché comunque mi devo assicurare, a me piace farlo in questo modo, mi assicuro che i laterali siano comunque ben coperti e che ci sia il prodotto, perché alla fine il punto più debole è proprio quello, sono i laterali, in genere è da lì che si spezzano le ricostruzioni. E quindi, senza andare in lampada, fatto questo, senza andare in lampada, torno al primo dito che ho fatto, prendo una quantità maggiore rispetto a prima di prodotto, appunto lo sistemo qui nel giro cuticole, vedi, cerco di metterlo in ugual spessore da un lato e dall'altro, quindi mi copro abbastanza la zona della ricrescita e poi sfumo, allungo leggermente senza premere troppo, sfioro il prodotto e me lo porto verso la punta, in modo da livellare appunto il prodotto, per renderla uniforme. Io non la faccio la senza limatura, perché comunque mi piace vedere l'unghia come viene con la lima, però se siete ancora più brave di me e riuscite a sistemarlo proprio benissimo il prodotto, con questo gel, Ice Gel, ripeto, potete tranquillamente farla senza limatura. Questi gel non bruciano assolutamente nulla, veramente non si sente assolutamente nulla, neanche nel periodo estivo. Ci sono tantissime colorazioni, questo non so se già ve l'ho detto, è il color cipria in particolare. E questo è quanto. Sono dei gel costruttori, sono bifasici, e abbiamo fatto anche una diretta un po' di tempo fa, ve la lascio qui in alto a destra, dove vi facevo vedere un po' tutti i prodotti che ho io di Michele, tra gel, acrigel, insomma parlavamo un attimino delle varie caratteristiche. Va bene, adesso la fase limatura, mi comincio a stringere e a ridare un pochino la forma al bordo libero, appunto perché lei voleva queste mandorle un pochino strette, un pochino più strette, e per fortuna direi, perché anche a me piacciono di più, così un po' più strettine. Ho fatto già qualche video con questa ragazza e ve li lascio qui in alto a destra, linkati, se volete andarli a vedere, dove appunto stringevamo, mi sembra che sia quello con il French, quello dove ho fatto tutte e 10 le unghie con il French, dove appunto stringevamo, o forse non era quello, va bene, non ricordo, comunque ve li lascio qui in alto a destra. Vado a cominciare la fase della limatura con la lima, a dare meglio la forma al bordo libero, e poi passiamo alla fresa. Con la fresa, con la Extra Fine, vado a rimodellare, togliere eccesso di prodotto, e questo lo faccio sempre questo passaggio con la fresa, anche con il sistema acrilico utilizzo sempre lei, la Extra Fine. Queste punte le ho io, se volete potete mandarmi una mail, giù nell'info box c'è il mio indirizzo email. E preferisco fare con la fresa soprattutto anche la parte del giro cuticole, perché è molto più facile tagliare con la lima piuttosto che con la fresa. Questa punta poi in particolare ha il bordo liscio, non è tagliente il bordo, si chiamano punte di sicurezza proprio perché non taglia, quindi io mi posso avvicinare tantissimo alla pelle e loro non tagliano, quindi mi trovo molto molto bene. Ormai le ragazze che mi seguono da anni lo sanno. Sto dicendo tutto questo per le nuove iscritte, i nuovi iscritti, vi ringrazio molto per essere qui su questo canale, e quindi magari qualcuna non lo sa e io ogni tanto ripeto le stesse cose. Va bene, fatto questo poi andiamo comunque a continuare con la nostra limatura. Utilizzerò anche la piccolina per rifinire meglio il giro cuticole e abbassare, quello che vi dicevo all'inizio, abbassare ancora meglio il prodotto appunto in questa zona, che veramente eccesso di prodotto in questa zona non ci serve assolutamente a niente. Ripeto, importantissimo è il punto di stress. I nostri punti A e B devono essere assolutamente coperti e ben rinforzati.
Quindi se avete timore di abbassare troppo il giro cuticole e vi fa pensare questo che poi il prodotto si possa staccare o sollevare, no ragazze e ragazzi, non è assolutamente questo il motivo che causa il sollevamento eventuale. Con la stessa puntina, alzando un pochino di più i giri, mi vado a pulire sotto l'unghia, quindi vedete sto assottigliando il vecchio prodotto e nel frattempo togliendo anche l'unghia naturale che c'è sotto, che ricresce, che non mi serve assolutamente a nulla, non è l'unghia naturale che mi dà la forza alla struttura, non è assolutamente l'unghia naturale, perché pensiamo quando facciamo una ricostruzione l'unghia naturale è cortissima e tutto il bordo libero è finto, tra virgolette, che sia acrigel, gel, quello che sia, quindi non è l'unghia naturale che mi dà la forza alla ricostruzione, alla struttura, ma è il posizionamento del prodotto. Quindi quando tante volte leggo dei commenti che mi dicono ma l'unghia naturale non la devi togliere, ci sono dei video specifici dove parlo di questo e ormai dovrebbero saperlo un po' tutti che l'unghia naturale sotto non ci serve a niente, si sporca, è brutta da vedere, può creare addirittura il sollevamento perché seccandosi nel tempo può staccarsi dal gel e quindi mi crea sollevamento dalla punta, e quindi l'unghia naturale sotto non serve allo scopo di avere la struttura resistente. Ok, fatto quello, finisco di dare un'aggiustata al bordo libero, se ho lasciato qualche spessore in più, assottiglio ancora meglio la punta e poi con una bella bafferata finisco la fase della limatura e andiamo poi al colore. Questo è il color Cupid in inglese probabilmente si dice, di Madame Glam. Allora, questo colore l'ho usato tantissimo, è piaciuto tantissimo ed è uno di quei colori chiari che però sono presenti e si vedono. Ora, io personalmente non mi vedo con le unghie di questo colore, ma devo dire che invece me l'hanno chiesto tantissime volte, addirittura c'è chi se l'è fatto 2 volte questo colore e quindi questa è una riflessione che io faccio per dire che non sempre ciò che piace, che non piace a noi, può non piacere anche agli altri. Quindi ecco, a volte continuo a stupirmi del fatto che alle altre persone possano piacere tantissimo cose che a me non piacciono invece tantissimo, e meno male, perché il mondo è bello perché è vario. Avete visto, metto una goccia di colore su tutte le unghie e con il pennellino mi faccio la prima passata, così cerco di avvicinarmi con il pennellino. Con questo pennello mi trovo più comoda ad avvicinarmi meglio al giro cuticole e quindi diciamo che mi evito dopo il passaggio con il pennellino sottile per cercare di creare meglio il giro cuticole eccetera, e quindi mi sto trovando bene in questo modo. Faccio la seconda passata e addirittura faccio poi anche la terza passata, perché vedevo qualche come dire, sai quando ti rimane un po' di ombreggiatura leggera sotto e magari non è steso troppo bene,
Quindi ho fatto anche la terza molto velocemente e con poco prodotto, la terza, perché sennò veramente mi si andava ad inspessire troppo poi la struttura. Però è stata una mia cosa personale, perché poi effettivamente guardandole avrei potuto lasciarle anche con 2 passate, però l'ho voluta fare, mi piaceva di più. Allora, prima di mettere il sigillante vado a fare un giretto di righe con lo spider gel. Questo è di Michelle Nails e appunto va bene semplicemente come facciamo con lo spider gel, veloce veloce. Prima di mandarlo in lampada con pad imbevuto di acetone vado a pulire dove appunto ho sporcato con lo spider gel. Vado poi a sigillare, vi faccio vedere questo sigillante. Perché ultimamente l'ho scoperto, mi sta piacendo tantissimo, sui colori molto chiari come questo, ha un potente filtro antigiallo e quindi preferisco usare questo sigillante. Mi piace molto anche la consistenza, è bello spesso, insomma dura molto, le 4 settimane le dura tranquillamente, quindi mi piace. Questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto questo video. Giù nell'info box vi lascio tutti i link con i vari codici sconto, quindi andate a guardare. Un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao! Ciao!